Siamo a Lipsia di Gardone Valtrompia e cercheremo di ricostruire la sua storia. Mattia, quando si presenta a Lipsia per iscriversi, nota all'ingresso una lapide marmorea dedicata a Pietro Redaelli e capisce che quella persona deve aver fatto un gesto eroico o qualcosa di molto importante, in grado di lasciare un segno nella storia della comunità. Così, chiedendo chi fosse ad alcuni ragazzi che passavano di lì, scopre che anche grazie a lui si fondò nel 1902 Lipsia, ossia l'Istituto Professionale in Valle Trompia. Consultando sia l'archivio presente a scuola, sia quello nel convento Santa Maria degli Angeli, siamo riusciti a ricostruirne la storia. Lipsia di Gardone Valtrompia, con la sua storia più che centenaria, è l'istituto scolastico più antico della Valle Trompia. Le sue origini risalgono infatti ai primi anni dell'Unità Nazionale, quando le caratteristiche della produzione industriale gardonese erano tali che l'istruzione professionale si considerava tema di primaria importanza per l'economia del paese. Così, con la delibera numero 1328 del 9 novembre 1860, il Consiglio Comunale di Gardone istituisce, grazie anche al contributo dell'amministrazione provinciale, una scuola festiva di disegno per gli artieri della fabbrica dell'Arsenale e per quanti vogliano iscriversi. Dal 1877 si sente ancor più a Gardone la necessità di provvedere ad un'istruzione tecnica degli operai delle industrie locali. Veniva così istituita una scuola di disegno per gli artigiani con orario festivo. Dopo parecchi anni di funzionamento, nel 1900-1901, veniva aggiunto un corso serale e festivo di elementi di elettrotecnica, tenuto dall'ingegner Giuseppe Baccarani, direttore degli stabilimenti Redaelli di Gardone. Ma i tempi erano maturi per l'istituzione di una vera scuola post-elementare. Veniva così costituita una commissione incaricata di studiare i mezzi per l'impianto di una scuola professionale operaia, completa dei corsi diurni, serali e festivi. Da quanto riportato nel verbale del Consiglio Comunale di Gardone, numero 269 del 6 aprile 1902, e in un prezioso piccolo registro nero custodito presso l'archivio dell'Ipsia, si evince che, nel corso della primavera del 1902, a seguito anche di accordi intercorsi con il Ministero della Pubblica Istruzione, con la mediazione dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Giuseppe Zanardelli, fu nominata presso il municipio di Gardone una commissione per istituire una scuola professionale in Gardone Valtrompia. Le lezioni iniziarono il 16 novembre 1902. Per primi furono avviati i soli insegnamenti teorici: disegno, corso preparatorio, disegno, corso superiore, elettrotecnica, matematica, geometria e fisica, tecnologia e meccanica pratica. Non essendo stati ancora raggiunti accordi economicamente soddisfacenti per dotare la scuola di una sede ampia che consentisse di allestire i laboratori per le attività pratiche, l'insegnamento ebbe inizio infatti nei locali della scuola elementare e in quelli della scuola comunale di disegno, concessi in uso dal municipio di Gardone. Ma già nell'anno scolastico successivo le lezioni si tenevano in un edificio acquistato e ceduto gratuitamente in uso dall'ingegner Pietro Redaelli. La scuola si sviluppò rapidamente con regio decreto 12 novembre 1906, numero 495. Fu ufficializzata con il nome di Regia Scuola Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli e riordinata con una sezione triennale diurna ad orario completo, una sezione triennale serale e una sezione festiva pure triennale.
Nel 1922 la scuola lasciava il fabbricato Redaelli, divenuto ormai insufficiente, e si trasferiva nell'attuale sede accanto al fiume Mella, nel grande edificio della fabbrica d'armi Regio Esercito, Fare. In seguito al riordinamento dell'istruzione professionale del 1923, venne inclusa fra le scuole amministrate dal Ministero della Pubblica Istruzione e trasformata in Regia Scuola Popolare Operaia o di avviamento 3 anni, con annesso laboratorio scuola per operai armaioli 2 anni. Dal 1929 fu denominata Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro e dal 1937 Scuola Tecnica Industriale. Nel 1961 si ebbe l'ultima trasformazione, quella della Scuola Tecnica Industriale in Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato, IPSIA. La scuola di avviamento professionale veniva soppressa, divenendo l'istruzione post-elementare esclusivo compito della scuola media. Il nome Giuseppe Zanardelli venne naturalmente mantenuto dall'istituto, che con le qualificazioni per congegnatori meccanici, per meccanici armaioli, per disegnatori meccanici, aveva per compito lo sviluppo dell'istruzione professionale nel campo industriale ed artigiano, non solo della Valle Trompia, ma anche della Valle Sabbia. Successivamente, infatti, alla sede centrale di Gardone vennero coordinate le scuole di Lumezzane 1963 e di Odolo e Vobarno 1968. Nel frattempo, rispettivamente nel 1963 e nel 1967, nascono a Gardone l'Istituto Tecnico Industriale ITIS e il Liceo Scientifico. Nel 1992 l'IPSIA, acquisito nel 1989 dall'Istituto Professionale Moretto di Brescia, viene inglobato nell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Beretta, che riunisce gli istituti secondari superiori gardonesi.